Il 24 settembre sono arrivato a Jesolo, ho ritirato tutto quello che dovevo ritirare, la borsa con il pettorale, chip, mi hanno messo anche questo braccialettino qui, ho visitato il village, il villaggio dell'Ironman, tanta roba in vendita, molto carina, molto bella, purtroppo costa troppo per me. Ho solo acquistato la maglia con scritto tutti i nomi dei partecipanti, tra cui ovviamente il mio. Il training plan di oggi prevede un 1500 metri di nuoto e 30 minuti in bicicletta. Un po' uno sbattimento perché mi sono fatto quasi 300 km da Como, 4 ore di macchina praticamente. Poi andare a ritirare il pacchi gara, andare a prendere le chiavi per l'appartamento. Insomma, adesso sono quasi le 5 e se non faccio questo allenamento mi sento come se non avessi fatto il dovuto. Per cui, mio malgrado, vado a farmi questa nuotata. Eccoci al bike check-in del sabato. Sì, va messo un giorno prima la bicicletta sul zona cambio. Questo qui non lo sapevo. Oltretutto vanno anche preparati una borsa per il running e una borsa per la bike con tutti gli oggetti che servono. Questo qui mi ha preso un po' impreparato, comunque sono uscito in tempo a fare il tutto. Sto già avendo difficoltà a trovare il mio posto bici. Sono andato troppo avanti, devo ritornare alla partenza. Bici sistemata, adesso fino a domani mattina. Buongiorno, eccomi arrivato al momento della gara. Il training plan con oggi finisce. La gente sta arrivando, sono le 6 di mattina, sta arrivando alla zona cambio a controllare le ultime cose nella bici e poi si metteranno le mute, mi metterò anch'io la muta e inizierò questa avventura programmata mesi fa. E si partirà alle ore 8, dunque alle 7:15 tutti siete pregati di spostarvi verso la spiaggia. Questo è il campo gara della frazione nuoto, qua è l'arrivo, qui c'è la partenza e laggiù dove si intravede il faro. Questa è la zona di partenza che sarà ovviamente una Rolling Star. Purtroppo non mi sarà possibile fare un video durante la gara come di solito faccio durante i trail, perché nel triathlon non è permesso portare con sé un action cam, tanto più montarla sulla bici o tenere il selfie stick in mano mentre si corre. È un vero peccato perché sarebbe proprio interessante filmare una gara del genere. In futuro non è detto che ci riesca, perché adesso la
La Insta360 ha già fatto uscire una mini camera molto piccola che si può nascondere e per cui si potrebbe provare a filmare. Il rischio è di essere squalificati, vabbè, tanto non è che mi interessa molto. Va bene, comunque è stato bello prepararsi, insomma, bellino prepararsi, perché non è che non mi sono molto divertito durante questo training plan, le mie aspettative erano diverse, però ora sono qui e per cui dovrò dare tutto per terminare questa gara. Nuoto, temperatura dell'acqua circa 22 gradi, ottima, mare calmo, 4 griglie suddivise in base al tempo di percorrenza previsto, prevedendo io di nuotare ad una media di 2 minuti ogni 100 metri, di posizioni in quella dei 40-45 minuti. Partenza dalle 8, ogni 6 atleti partiranno ogni 10 secondi. Attendo il mio turno intrattenuto dallo speaker americano e dalla musica che carica la platea. Parto dunque alle 8:30 circa. Nuoto tranquillo, concentrandomi sul respiro. Mi sembra di andare abbastanza bene perché non perdo posizioni, anzi ogni tanto supero qualcuno. Faccio un po' di fatica ad orientarmi in quanto le boe non sono visibili e non ho punti di riferimento sullo sfondo. Seguo così un po' la massa. Accelero un pochino gli ultimi 200 metri e prima di uscire apro la muta per far entrare un po' d'acqua per facilitarmi poi quando dovrò toglierla. Passo sopra la linea di fine corsa in 44 minuti e 36 secondi, un po' troppi, eppure mi sembrava di andare bene. Corricchio verso la zona cambio, un poco distante perché credo siano più di 500 metri. Sfilo la muta senza affanno, mi riempio le tasche del body di 5 bustine di malto shot, decido che il giubbino, quello leggero antivento, non serve, metto le scarpe da bici e via di nuovo. Bici, la temperatura è giusta, qualche nuvola, poco vento, i primi 30 km vado via bene cercando di prendere confidenza con le prolunghe. Il mio obiettivo era di stare sui 30 km/h e ci sto dentro senza particolare affanno, grazie anche alla piattezza del percorso intervallato ogni tanto da qualche ponte che passa sopra i numerosi canali della laguna. Cerco di bere con regolarità l'acqua, con i sali minerali e ogni 40 minuti circa butto giù un malto shot. Nei secondi 30 km rallento un po' cercando una pedalata più rilassata e regolare. Il percorso non è noioso, il pubblico quando passiamo nei centri abitati si fa sentire calorosamente. Si forma qualche gruppo alla faccia del no draft, i giudici in moto ci sono, ma sembrano tollerare. Io non voglio rischiare la squalifica come la DJ3 e cerco di mantenere le distanze. Ogni tanto passa un'ambulanza a raccattare qualche triatleta caduto e non erano pochi. Mi sento bene, gli ultimi 30 km mi lascio un po' andare pedalando a 36 km orari di media. La media della frazione bici sarà quindi alla fine 33 km orari, che per me è tanta roba. Corsa, la T2 me la prendo con calma, bevo uno sciottino e vado in bagno. Inizio a correre ma sento subito un dolore al bicipite femorale sinistro. Questo ci sta, passando dalla bici alla corsa, i primi chilometri sono sempre un po' problematici. Vado con calma aspettando che le gambe si mettano in bolla. Ma passano i minuti e la situazione non cambia. Forse sono andato un po' troppo veloce in bici? O molto più probabile, quello che penso è che non avendo mai pedalato così a lungo con le prolunghe, che ho acquistato poche settimane fa, i muscoli non erano allenati a questa nuova posizione biomeccanica. Ehi Osmo, bravo! Non mi preoccupo più di tanto, il mio obiettivo cronometrico comunque è pienamente rispettato. Sono andato un po' più veloce del previsto in bici e posso permettere di perdere qualcosa nella corsa. Però dentro di me pensavo, ma mi verranno i crampi, dovrò camminare o peggio, mi dovrò fermare? Alla fine però, andando piano reggo. Si corre 3 volte un anello, si sale su un viale alberato, giro a U e si torna giù per il lungomare che per fortuna, grazie alle nuvole che ora coprono completamente il cielo, non è la via Crucis che temevo.
Cerco di accelerare a 5 km dal traguardo, ma appena allungo sento un dolore al tendine d'Achille ed inizia a zoppicare. Concentriamoci sullo stare in piedi se non arrivo, va. E arrivo in 5 ore e 46 minuti. Hey, no time or pleasure. Osvaldo, Annalisa, congratulations, ciao Marco. Let's go, all done. Hey, Jens, Sverige. Buoni, ottimi, insperati, perché proprio il giorno prima della partenza ero molto pessimista a causa problemi di salute avuti nelle ultime settimane. Addirittura un giorno prima pensavo proprio di non partire nemmeno. Questo traguardo si è portato via tutta la negatività che stavo accumulando, via tutto, tiriamo lo sciacquone e sparisce tutto tra i gorghi. Contento, stracontento, zoppico verso i miei cari per le foto di rito con una smorfia via di mezzo tra sorriso e sofferenza. Conclusioni. Se mi è piaciuto questo Ironman 70.3? Sì. La gara tanto. Gli allenamenti per arrivarci no. Il training plan era valido, ma mi ha stressato troppo e tolto piacere delle mie uscite in bici e di corsa. Il prossimo, perché sì, ci sarà un prossimo, mi allenerò diversamente cercando di più il piacere che il dovere. Mi è piaciuto molto l'organizzazione, lo speaker alla partenza e all'arrivo, i ristori di qualità, i tanti ristori nella frazione running, uno ogni 2,5 km circa, l'atmosfera generale, il clima internazionale dell'evento. Mi sono piaciuti un po' meno lo zaino e la maglietta del finisher, ma questi sono oggetti, quello che per me hanno più valore sono le sensazioni. Ora riposo e poi vediamo il calendario cosa propone per il 2022. E con questo si chiude la serie di video dedicati all'Ironman 70.3 di Jesolo. Questi non volevano essere dei consigli su come preparare un Ironman o su come praticare lo sport del triathlon. Erano semplicemente il mio diario. Spero che vi siate divertiti seguendo questa mia impresa e continuate a seguirmi perché ci sono ancora tanti progetti in ballo. Ciao a tutti!